si vede dal coso? Ma tanto non si vedono le scarpe. Cosa? Tanto non si vedono le ciabatte, sempre. Quindi No, beh, è tagliato da metà in su. Aspetta. Mi sincronizzo l'audio. Che cazzo è sta cosa che vedo fare? Sai perché lo facciamo questa roba qua? Cioè, Anche nel cinema, Sì. tutti lo fanno. Cos'è? Perché essendo che sono due videocamere diverse, io dopo prenderò due clip video, no? E essendo che devo sincronizzare il video, una è partita un po' prima, una è partita un po' dopo. Ah, sai da quando comincia? Perché io vedo un picco rosso su quella roba lì e dico, oh, picco rosso qua e picco Comincia. rosso qua. Li aggancio. Minchia, bellissimo, mai l'avrei pensato a sta E loro lì usano il Non lo capivo sto Chuck. Chuck si gira sempre. Come se non lo sanno quelli che. Spettacolo. Figata, Cinema- bello, hai visto? Il cinema è una cosa incredibile. Minchia, tanta roba. Tanta roba. Comunque, ragazzi, me l'avete chiesto veramente, non so neanche più dove guardare adesso perché abbiamo più videocamere. Qualcuno ci rimproverò che guardavo nella camera. Sì, vabbè, ma tanto qua c'è ben diverse inquadrature. Me l'hanno chiesto veramente un sacco di persone. Erwin, ma intanto portaci altri video col senpai. E maledetti vogliono solo vedermi prendere botte. Sì, ormai è diventata una passione. Oggi no. Presto ci saranno degli aggiornamenti, faremo delle altre cose. E arriveranno altri video, ragazzi, c'è in programma tante belle cose, ci sono in programma veramente un sacco di cose. Ma essendo che me lo chiedete veramente spessissimo sui social oramai, come primi messaggi, Erwin, ma perché non fai un video sulla vita del senpai? La vita da senpai. Cioè, il senpai Luigi, non un senpai quartiere, ma il senpai Luigi. Cioè, ed infatti nei nostri video non è mai uscita, diciamo, la tua parte, diciamo, un po' più personale, l'inizio della tua carriera da marzialista, come ti sei approcciato, come ti sei avvicinato a questo mondo, se hai avuto dei riferimenti delle persone. Sì, assolutamente. Quindi io direi di ripercorrere un po' tutta la storia del senpai Luigi dall'inizio, la prima volta che il senpai Luigi ha scoperto, non che è entrato in palestra, ma che ha scoperto il karate. Tutto comincia, come penso tre quarti di tutti voi che avete superato i 40 anni, che io di un po' li ho superati, con i vari film del periodo. Non parlo già di Van Damme, che è più avanti, prima. Perciò Bruce Lee e poi Karate Kid. Karate Kid, film che non c'entra niente col karate, però quando vedo il maestro Miyagi che aggiustava quel bonsai, cose, a me lì ho letto il karate. Lì ho pensato che sto karate. Che poi Karate Kid non parlava di karate, Vero. era una minchiata, Però è vero, bellissimo. quello che ora che lo fai notare, quei piccoli particolari Bravissimo. del bonsai, Sì, della cura maniacale sì, per le sì, piccole cose, Quel della natura. legame spirituale alla sua storia, quando è stato in guerra, l'importanza del dojo. Quelle cose mi hanno, ancora oggi infatti le ricordo, il resto del film non mi ricordo neanche di che parla, però quelle cose lì mi hanno e mi sono rimaste impresse. Una mattina vado a scuola, parliamo di forse Quanti anni avevi? la prima media, io ragazzi ho dei problemi con i tempi, cioè, dico la verità, 100%, ma se mi dite domani io non lo so, perciò Erwin ormai mi conosce. Però diciamolo, non è per le botte, per il karate. No, i caratteri proprio sono così. E caratterialmente non so queste che cose anno siamo, non so che giorno è, ma non mi interessa neanche, devo dire la verità. Perché poi la gente comincerà a dire, vedete, tirarvi le testate. È vero. No, non penso. Può essere. Sto cercando di sviare qualsiasi possibile collegamento tra botte e rovinato tutto. No, sempre sono stato così, anche quando non avevo testate, anche se ho cominciato presto. Scherziamo. Comunque, che succede? Bambino, credo la prima media, era vivo ancora mio papà, buonanima, grande uomo. Ho un alterco con il solito bulletto che ci sono sempre stati e sempre ci saranno e lo dobbiamo utilizzare per crescere, non per farci fermare, ma per crescere. Chiaro. Alla fine quasi quasi dobbiamo anche dirgli grazie, è importante che non esagerino e spieghiamogli che è la via sbagliata, scusate. Salgo, faccio papà, tu mi hai sempre detto che non mi devo difendere, non mi devo fare, però io mi sono anche stancato di non difendermi e non fare e prendere schiaffi. E allora mio padre disse, guarda, da oggi in poi ti puoi difendere se vieni aggredito e andiamo dal maestro Michele Nicosia che aveva il dojo di Shotokan sotto casa nostra. Minchia, scendo il sogno di una vita, bambino, il karate, la cintura bianca, messi lì, era Shotokan, però ancora non capivo le differenze, però era karate. Sì. Ciao.
Chiaro. E vedo questo maestro già tutto pieno di muscoli, serio, bello. Te lo ricordi ancora? Ma che fa scherzi, io lo Sono adoro. passati un sacco di tantissimi anni. E vedevo il karate dentro i suoi occhi, con tutto che è una disciplina del karate diversa da quella che poi ho scelto io. Però se mi chiedete uno dei maestri più impressivi della mia vita è il maestro Michele Nicosia. Il maestro Michele Nicosia mi insegna piano piano le basi dello Shotokan, logicamente tutto. E io adoro, frequento, mi impegno, do il massimo. Una sera arriva un ragazzo, l'avevo raccontato anche in un altro video con un altro canale, arriva un ragazzo che dice: sono andato a provare questi del Kyokushinkai. Assassini, una rissa, violenza allo stato puro. Ai tempi si diceva che il Kyokushinkai fosse una rissa brutale tra animali. Certo. Non è vero assolutamente. Però è così, quando arriva qualcosa di nuovo, chi c'era prima lo osteggia. Io non ho mai sentito una parola del genere in bocca al maestro Nicosia, che invece mi ha sempre appoggiato e con lui ancora oggi siamo in ottimi rapporti. Quindi tu mentre praticavi lo Shotokan sei andato a provare anche... Sì, Ok. sì, Ok. perfetto. Sento parlare questa persona, devo provare. Il senpai del Kyokushinkai abitava sopra il mio negozio, glielo chiedo, vado a provare. Senpai Maurilio Sai. Lasciamo perdere, ne avevamo già Che ne hai parlato in parlato altri video. diverse volte. Perciò diciamo, ho trovato sempre Persone monumentali, Una chiamiamole certa così. caratura, Sì, comunque. sì, Anche sì. fisica, se sì, vogliamo sì, dire. sì, sì, impressionanti. Cioè, lui, Senpai Giovanni Giambrone, c'è gente veramente che ancora oggi ci penso, tremo un attimino per la paura. Beh, meravigliose persone, Sì, umanamente sì, meravigliose, di cui ho ricordi bellissimi. Vado a provare sto Kyokushinkai, è una folgorazione in tutti i sensi, perché non riuscivo neanche a salire le scale di casa per 6 mesi, perché era di una durezza totalmente diverso dallo Shotokan nella forma del kumite, nella forma dei colpi, nella conseguenzialità dei colpi, era un altro stile di karate, era karate ma era un'altra cosa. Certo. E prima di riuscire a poter rimanere in piedi, ce n'è servito tanto di tempo. Poi, Ma la mia domanda adesso, senpai, è quando sei andato a provare dallo Shotokan, no? sì, Sai che molte volte c'è questa cosa tra le diverse scuole, Assolutamente. anche di pensiero, oltre che di... Il senpai dell'epoca Sì. con cui praticavi Shotokan, come l'ha presa questa cosa? Cioè, assolutamente, non mi disse mai nulla, anzi, veramente? perché parliamo di un vero maestro di karate. Ok. Quando parli di un vero maestro di karate, di un vero allenatore, di un vero uomo non nel senso maschio, può essere che tutte queste forme sono femminili. Certo. Perciò ci può essere un grande maestro di karate donna, un grande allenatore di arti marziali o da combattimento donna, e una grande donna. Ci sono le minchiate che solo l'uomo è. No, sì, la donna ha gli stessi, se non punte più alte, di valori dell'uomo, perciò sia chiaro. Piccola parentesi, senpai Simone, Ciao. che hai allenato Sì. tu da 12 anni. da 12 anni e puoi fare lo spoiler di a che punto è arrivato senpai Simone? Lei, È molto forte. Lei comincia nel 2009-2010, gli dico: guarda, prova questa disciplina. Ah, ma il karate, solite leggende metropolitane, il karate di qua, il karate di là, alla Fedez maniera. Io idem, Io io uguale, lo ammetto. Amin uguale, ce ne stati un po' di Tutti uguali. tutti uguali, è vero. E grazie a senpai Cristian Erte, che ai tempi, oggi sensei, un ragazzo rumeno con cui ho un ricordo bellissimo, cominciò questa avventura nel 2009-2010, ci allenavamo la notte, tipo dalle 10 a mezzanotte, in una palestra che ci fornì un nostro amico. Finivano i corsi, fa la notte: Luigi, non c'è problema per te. E vede che questo karate era terribile. Dopo 6-7 mesi venne a provare con noi una scuola di ragazzi che facevano Muay Thai. Non voglio dire che noi pestiamo quelli della Muay Thai. Questa scuola, tipo le mie ragazze, che ai tempi erano 4, e gli altri allievi, gli altri ragazzi sono scappati. Anche perché senpai Cristian Erte era uno proprio vecchia scuola, come ero io, come i maestri che ho avuto, perciò tanta durezza, tanto amore, ma tanta durezza vera. Chiaro.
magari il livello tecnico non era eccelso, però lo spirito del Kyokushinkai proprio bruciava. E mi dicevi che facevate degli allenamenti molto, molto pesanti. A voglia, tu devi calcolare che quello... Inizialmente soprattutto. Sì, tu devi calcolare che facciamo allenamenti da Kyokushinkai nello spazio di un campo da basket. Perciò se tu fai nano qui dentro sono 30 passi, nano lì dentro erano 300 passi, perciò cominci cintura bianca in questo modo. Era tutto XXL. Era tutto XXL. Bravo. Poi anche Senpai Christian aveva una bella fantasia sugli allenamenti e ci siamo divertiti tanto. Poi lui per motivi di lavoro, infatti ci sentiamo ogni tanto, è andato a vivere in Austria, però c'è sempre stato un bellissimo rapporto e ancora oggi c'è ed è un onore aver fatto un pezzo del cammino anche insieme a lui. Un'altra immagine di cui ho un bellissimo ricordo ed è un amico, perché lui era un amico, non era un mio maestro, era un mio amico. Chiaro. E ritorniamo al discorso del senpai, dello Shotokan che mi dicevi. Quindi è riuscito a prenderla bene quella cosa lì del fatto di... No, perché ti faccio questa domanda, senpai, perché comunque negli sport da combattimento non so bene nelle discipline marziali come funziona. Suppongo che comunque c'è un po' questa sorta di discriminazione l'uno con l'altro tra i diversi stili. Poi non sono tanto dell'ambiente, ho praticato pochissime discipline marziali come karate, kung fu e queste cose qua. Negli sport da combattimento purtroppo esistono. Uno che si allena in una palestra, se va in un'altra palestra, il coach la vede un po' come... vede un po' più l'allievo come la banconota che cammina, piuttosto che una persona umana che può andare a migliorarsi e imparare un'altra palestra. Allora ti faccio, perché a me piace fare gli esempi, questo me l'ha riportato un mio caro amico, oltretutto oggi un mio allievo, Lorenzo Filippi. Sì? Che c'è un altro suo caro amico che è stato un mio allievo, una delle cinture, quasi cintura nera Kyokushinkai, uno dei karateka più forti che ci sono stati in Italia, che è Senpai Lorenzo Rossi. Poi è passato a fare Brazilian, ha fatto pugilato dove ha fatto ottimi risultati pure lì, ha fatto Brazilian, ha vinto tante gare, oggi pratica altri sport. Io dovessi pensare di non volergli bene o perché se n'è andato sarei un pazzo. E vi dico un'altra cosa, se oggi domani mi bussa e dice senpai, anche che mi fa compagnia, per me è un onore, con tutto che è un mio allievo, i miei allievi hanno la mia cintura. Io non ho una cintura superiore ai miei allievi. Pensa a te. Non mi interessa. Questa è già una cosa... Se loro vanno a fare altro, io umanamente sentirò la mancanza. Chiaro. Ma spero che imparino anche altro. Purtroppo non tutti però hanno questa mentalità ed è per quello che te l'ho chiesto. Io mi aspettavo dal maestro di Shotokan una sorta di sfida con l'altro maestro della serie, no, non ci andare lì perché poi lascia stare quello stile, lo Shotokan è l'unico che esiste. Comunque hai beccato delle persone, sei riuscito a trovare nel tuo percorso delle persone che ti hanno ispirato più che limitato. Assolutamente. Proprio, devo dirti la verità, io ho scoperto queste diatribe perché anch'io non sono un tecnico delle arti marziali, io non ho idea di come ragionano gli altri. O dico, a me non me ne frega niente, il mio dojo è sempre aperto, chiunque vuole venire entra, chiunque se ne vuole andare se ne va. Per me il rapporto umano, logicamente, se domani Erwin che si allena con me non si allena più, mi manca umanamente Erwin, però spero che, e devo dire la verità, se va bene, come fortunatamente anche Senpai Lorenzo Rossi andò bene nelle altre discipline, io ero contento perché giocavo con qualcosa gliel'ho data, cavolo, era un toro, ed era un toro, ragazzi, era ciao. Che io penso che non sia solo rilevante la parte fisica quanto la parte di... Io dopo aver conosciuto te, senpai, a parte che sono cambiati tanti i miei pensieri riguardo agli sport in generale, al come vedo il mondo marziale, al come che è applicato anche nella vita. Cioè è difficile trovare delle figure del genere, si vede che tu hai avuto la fortuna, come io ho avuto la fortuna di trovare te, anche tu di trovare delle persone. Allora, io parto da un presupposto, di ogni persona io devo cogliere il meglio. Non devo cogliere il peggio, perché? Perché anch'io ho delle parti totalmente negative che non servono a nulla e non ti darebbero nulla. Perciò cosa ti consiglio?
di Luigi, di Michele, di Antonio, Pasqualino, Marica, Elisabetta. Cerca solo il meglio. Se cerchi solo il meglio lo trovi sicuramente. Il peggio non ti serve. Vero. Basta. Perciò ogni persona può diventare un bel ricordo. Perché dice, cavolo, ma il 90% è peggio. Però è quel 10% che è bello. E oltretutto, se noi impariamo a dire a chi ci sta accanto che quel 10% è bello, molto probabilmente diventa un 15, un 20 e poi prende il controllo. Migliora sempre di più, sì. Riesce a indirizzare la una mia stessa persona. vita, ti ho chiacchierato in privata sede, abbiamo parlato da dove vengo, dalle sofferenze che ho vissuto e tutto. Per dove prendere due scelte. O enfatizzavo la mia parte più sbagliata, o enfatizzavo la mia parte più bella, che è il karate. Senpai Luigi è una persona che legge tanti libri e che cerca di prendere il meglio dalla vita. Vero. Basta. Quello dovete fare, non state a guardare quello che sbaglia una persona, andate a cercare magari Cosa c'è di nascosto buono? cosa Sì, c'è di buono. sì, sì. E allora vedrete che ci sono tante persone belle. Qualche giorno fa avevo messo una frase perché ci pensavo: la forza non è mettere a terra le persone. La forza è non aver paura delle persone. Quando io smetto di aver paura delle persone non significa mettersi alla mercé delle persone. Chiaro, Forza. sì. Perciò io da forte non ho più paura delle persone, so che in ogni momento sono preparato. Però se continuo a pensare che mi aggrediranno, vivrò sempre in tensione e non vivrò. Se comincio a dire io sono forte, posso cercare il bello nelle altre persone, comincio a non averne più paura. Vero. Quando non ho più paura, quella è la forza. Mamma mia. Non avere paura degli altri. Vero, vero. Perché li posso affrontare. Ci vuole litigare, ho la forza per litigarci. Magari le prendo ma rimango in piedi. Devo avere una discussione accesa, ho la forza. Oppure possiamo avere un bellissimo rapporto come quello nostro. Vero. Questa è una vittoria. Questa discussione è una vittoria. Questi ragionamenti, il fatto che mi viene a trovare. E poi via, sono felice. È vero, Senpai, è tutta una cosa che si concatena poi. Assolutamente. E attiri verso di te comunque persone, e il gruppo di persone sempre che hanno di più la tua filosofia, diciamo. Cioè che, ma non, Ognuno con la sua. Esatto, no, però nel senso per magari un fine diverso, però giusto. Però giusto, bravo. Quello. Poi tu puoi obiettare cosa è giusto, cosa è sbagliato. Ok, Chiaro. prendiamo le basi morali della vita e comportarsi bene. Quello già è giusto. Una volta che tu sei te stesso ma ti comporti bene, va bene. Ok, va bene. Sei un po' più volgare, va bene. Sei un po' troppo educato, va bene. Però ti comporti bene. Quello mi basta. Chiaro. Quello mi basta. Capire, tante volte io ho persone che sono antipatiche, sono brute, sono qui e tante volte mi chiama quello, faccio tutto quello che ha detto in maniera sua, arriva a un risultato di bontà. E allora lì devi capire, io non guardo come viene detto una cosa, io ho sempre avuto questo carattere, io cerco dove è il fine. E tante volte in alcune persone, e può capitare dove non trovo il ragionamento, sto ore, ma perché sta facendo questo? E queste sono persone che si sono perse. Hai tanto occhio per questa cosa, che Assolutamente. non tutti, e tanto più avanti parleremo anche magari della tua parte più professionale fuori dal dojo, a livello di quello che è stato, diciamo, il tuo mestiere fuori dal dojo. Ma facciamo un piccolo passo indietro, Senpai. Quindi sei andato a provare Kyokushinkai all'età di... quanto sarà stato? Super Prima giù. media, seconda le media, ok, perfetto. parliamo di, penso, 14, Quindi dopo anni. poco che hai cominciato Shotokan. Sì, un anno e mezzo, 2 ho fatto di Shotokan, Ok. ma ero piccolino, perciò avevo 11 Sì. anni, una cosa del genere. Mi ricordo che penso 13 anni, però non mi voglio dire minchiate, parliamo degli anni 90, sono passati tanti anni e tanta acqua sotto i ponti. Però gli anni sono quelli, anche perché poi nel 96 vado via, perciò un po' di conti non me li ricordo bene. Certo. No, ma tanto Però non è importante quello, quanto il fatto di... Quindi una volta cominciata la cosa di Kyokushinkai hai sempre continuato poi quello. Kyokushinkai, la prima impressione che mi fece, paura. Ok. Ebbi una paura. Per la tipologia di allenamento o per la filosofia che c'era dietro? No, per la filosofia ci siamo arrivati dopo. La paura di non essere portato, di non farcela.
Ok. Mi ha scioccato, io mi ricordo ancora come fosse oggi, solo che Senpai Maurilio mi appoggiò la tibia sulla mia tibia, non mi misi a piangere perché ero un bambino che voleva essere forte e solido, lui lo fece con estrema dolcezza perché però dissi, e questo è il mio limite. Porca miseria. E già da bambino facevo questi ragionamenti. Io li faccio adesso quando mi alleno a mente. Di che stiamo parlando? È solo che io ci sono arrivato molto dopo. E questo è il mio limite. Tu avevi ancora tutto da... ancora sì. Io sono arrivato a me e dico, e questo è il mio limite. Perciò da lì poi c'era tanto lavoro di condizionamento, poi era una scuola veramente dura, bella, piena. E tanta sofferenza, cioè il mio compagno notturno di notte era il l'Asonil, le bende, perché ogni volta che finiva il turno dicevo non torno più. Però poi dicevo cavolo come non torno più, allora il giorno dopo i dolori, no però domani alle 8 devo stare bene, ma non stavo bene però andavo lo stesso, perché c'era Senpai Maurilio, c'era Senpai Giovanni Giambrone, cioè c'era gente che ancora oggi, mamma mia, quando ci penso mi emoziono, capito? C'è un onore aver vissuto insieme a queste persone di quel crescere insieme a tempo. loro, sì. Poi arriva come un'entità di cui avevo solo sentito parlare, Shan Tsutomu Wakyuchi. Di cui non eri a conoscenza? No, ero a conoscenza, ma te ne avevano parlato. Comincio a sentire Senpai Maurilio che mi raccontava le storie di quando si stava preparando per delle gare europee, non mi ricordo ora bene perché ragazzi parliamo veramente tanti anni fa. E sentivo di questa entità assoluta, assurda, inumana. Non credendoci, perché non è normale, perché siamo abituati a dire non può essere ed è anche sbagliato. Ripeto, anch'io ho questa cosa qua del dire quando ti sento parlare di Xian, non può essere. Ogni volta ci penso e dico ok, momento, però io ho provato magari il karate insieme a te. E tu mi parli di lui come una cosa inarrivabile e lui di conseguenza parla del suo maestro Sosai come una cosa di inarrivabile. Dico, un'escalation. Cioè se mettiamo su una piramide questa, perché la gente molte volte ha bisogno di comparare le cose. Assolutamente. Per fai su un'altra scala. No, vai su un'altra scala di misura. Capisci? Tu devi calcolare che io arrivo a una scala di misura e lì stai parlando di 10 scale più avanti, perciò io sono già 9 scale cioè quando la gente mi dice cos'hai in più di te, tutto. Tutto, è che per me è inconcepibile sta cosa, ma ti parlo da persona che ha provato il karate insieme a te. Perché ti dico tutto? Perché anche in ogni sua frase c'è il Kyokushinkai. C'è lo spirito di Sosai, perché il Kyokushinkai, ricordiamoci, questo per chi si mette le cinture di un'altra disciplina sopra il kanji del Kyokushinkai, offendendo se stesso, offendendo Sosai e offendendo tutti i suoi allievi, perché la verità è questa e mi dispiace dirvelo, lo so che sono belli i terzi dan, quinti dan, sesti dan, novi dan, ne ho sentite di minchiate, io sono un buon cretino, c'ho il primo dan. Il karate Kyokushinkai è il karate di Sosai Masutatsu Oyama. E in Italia abbiamo la fortuna disgrazia perché per qualcuno può essere una disgrazia, di avere Sosai in terra, che è Shan Tsutomu Wakyuchi. Punto. Voglio di federazione. È in Italia. Punto. Se dobbiamo praticare il Kyokushinkai, ognuno può avere poi i suoi motivi, io rispetto tutti. Ma oggi siamo arrivati al punto che c'è gente che ha legate le cinture di un'altra disciplina sopra il kanji del Kyokushin. Ma di che stiamo parlando? L'ho saputo io qualche giorno fa e mi è venuto a vomitare, Dio mio. Cioè, Kyokushinkai è una cosa seria, ragazzi, per piacere. In Italia abbiamo l'allievo diretto di Sosai Masutatsu Oyama, io incaricato da Sosai Masutatsu Oyama a portare il Kyokushinkai in Italia. Punto. Mi può piacere, non mi può piacere. Ci guadagno, ci perdo, non me ne frega niente. Chiaro. Quello è l'unico maestro che c'è finché ci sarà e spero per altri 1000 anni. Quello sarà sempre solo l'unico maestro di Kyokushinkai. Io sarò sempre solo suo allievo. Punto. E il primo dan già è troppo, perché quando vedete praticare quella persona lì capite cosa è Kyokushinkai. È il più bravo che c'è in Italia e a 100.000 chilometri ancora. E non sono io il più bravo, ma io sono a 300.000.
Il che anche qua mi porta su una scala che io non riesco a trovare il paragone perché dico dove? Dove su questo pianeta? Ma è la verità, bisogna sempre dire la verità. Nella verità non puoi sbagliare mai. Vedi, purtroppo... Nella verità puoi avere problemi, puoi essere insultato, ma non puoi sbagliare, perché la verità è l'unica cosa che è tangibile. Perché nel momento in cui a una persona gli dici questa cosa è vera, lui ti deve dimostrare che è vera. Chiaro. Punto. Se non è vera, è un mentitore. Basta, chiuso il discorso, non ce n'è più discorsi. La verità Purtroppo è ineluttabile, siate sempre forti e sinceri, perché non ci sono altre regole nella vita. Questo è un bel insegnamento. Ti piace? Molto, molto Le filosofico. perle del E senpai! tra poco arriveremo anche alle perle nel Karate Kyokushinkai perché, ricordiamo, non è stato fondato da una persona senza testa che pensava solo a menarsi, ma ci arriveremo pian piano, quella roba lì voglio lasciarla alla fine. Hai avuto la fortuna di allenarti col maestro Shan? Sì. Ultimamente ora siamo stati allo stage Allenamento cosa vuol dire? Cosa vuol dire per te un allenamento con Shan a livello intanto mentale, cioè spirituale per il karate, per te come persona, e a livello fisico cos'è che fai insieme a lui? Allora, fisicamente possiamo anche essere preparati, tranne quando cominci a fare le cose che faceva al dojo, allora lì non ci arriva più nessuno. Cioè, nel Perché senso, ogni tanto lui tira fuori gli allenamenti, quelli che penso gli facesse fare Sosai e ragazzi. tradotto, hai mai toccato quella persona con la mano? Cosa c'ha di particolare? Allora, tu devi calcolare, ti faccio un esempio, sei in posizione di attesa, sei messo lì tutto pronto e senti già che sta camminando dietro di te qualcuno, senti la misura, senti i passi, senti un suono, senti vibrare. Ed è lui. Poi arriva dietro, scapole chiuse, boom, ti tocca e tu dici com'è un altro tocco. È un'altra tu ti rendi conto quando lui ti tocca piano anche per sistemarti le posture, per sistemarti un'altra pressione. Ti faccio un esempio, siamo ora all'ultimo stage e non è più un ragazzino, e se mi chiama, quando mi chiama per fare da uke, ciao, mi emoziona. Cosa sarebbe uke? Uke è quello che ti aiuta a far vedere la tecnica. Cioè, ok. Quello che Compagno ti aiuta, di tecnica. compagno di tecnica. Così capisco. Sposta e mi appoggio il ginocchio qua, appoggiato, e non perché a me se non mi fai male, io te lo dico che non mi fai male, ve l'ho detto a voi, comba, senti la precisione, è una poesia, dici tu, minchia, allucinante, e l'appoggiato, e pari, boom, mi tira qua, mi si è addormentata la mano appoggiando. Il senso qual è? In piccolo è uguale quando io ti do un colpo e tu dici ma perché da così vicino mi fa così male? Ora tu questo amplificalo per 1000. Quello è scelto. Mamma mia. Fare male, cioè io con la mazza baseball mi alleno, me l'hai visto fare, capito? È per quello che io non riesco a trovare un metodo di paragone. Vedendo te che spacchi le mazze da baseball e che mi dici una cosa del genere. E ti dico la verità, non lo capisco neanch'io. Il suo livello è così perfetto, alto, puro, che non lo comprendo. E quello non mi fa rabbia, perché niente che fa Shan mi porta a rabbia, anzi, ma solo riflessione. Però te lo dico, da combattente, ho combattuto, ho portato ragazzi a combattere, abbiamo vinto poco, tanto, queste sono tutte minchiate numeriche. Minchia, però quella precisione, cioè perché? Perché io non ci arrivo? Perché una volta mi ricordo, qui eravamo, se non sbaglio, a Bologna tanti anni fa, sempre in uno stage di Shan. Mi chiama, fortunatamente, che quando mi chiama è un'emozione, logicamente chiama anche altri, non è che chiama solo me. No, chiaro. Sposta questa gamba, entra qui con un calcio interno, perciò un Gedan Mawashi, quello famoso, il Gedan Mawashi ormai spopola. Minchia, compa, mi ha fatto male un mese. Stessa cosa è successa a Senpai Simone, stessa cosa mi fa perché? Che dici, sei abituato a prendere No, il dolore? a me mi puoi tirare come vuoi, addirittura hai visto il video che Bruno mi tirava e chiacchierava, e Bruno è un toro, Bruno fa malissimo, tu lo sai, capito? Io sono caduto giù. Perché uno sembra che giochiamo, ma non gioca nessuno. Perché anche sempre Bruno c'ha una precisione. Perché? Perché karate. Poi arrivi a questa entità.
Io per me è un'entità lui, io lo adoro. Ora ti faccio due domande su Sean, Senpai. Se posso rispondere. Se puoi rispondere, infatti è una cosa di molto di... il secondo te. Secondo te persone del genere nascono già così con questo gene di essere portati negli sport da combattimento? Ti faccio questa piccola parentesi. Sono convinto, l'abbiamo detto anche in altri video con Morello, eccetera, c'è un po' quella legge del comunque selezione naturale. Assolutamente. Pensi che Xian faccia parte di questa categoria qua? Non parliamo di Sosai, che magari potrebbe essere in quel caso perché ha fatto delle cose pazze, cioè veramente inspiegabili. Però Xian... Io penso che la vera forza di Sean, oltre a quella fisica, sia quella interna. La sua forza interna è di una misura enorme e allora lui la esprime esternamente con questo karate perfetto. È meraviglioso pure da vedere. Mi dici lo possono fare tutti? Ti dico no. Perché ad oggi, e ne ho visti tanti karateka anche a livello internazionale, no. Io l'ho visto fare solo a lui, solo in lui ho colto quelle sfumature che fanno il karate. Quella sfumatura è il karate, non tutto il resto. Il resto è una preparazione per arrivare a quell'angolo, a quel millimetro, a quella sfumatura di impostazione. Quando un grandissimo campione, Sensei Reggie Kurbanov, parla di Sean Tsutomu Wakyuchi, lui parla di Sosai. Lui la prima cosa che mi disse, mi fa ricordare che la prima foto che io ho voluto fare, la misi in un calendario, era la foto che lui era giovane accanto a Sean Tsutomu Wakyuchi. Stai parlando di Mr. Reggie Kurbanov. Cioè la storia, il più famoso Kyokushin con Andy Hug, tutti parliamo di... Lui quando ti parla di Sean, dice, Pensate, lì parliamo, perché lui è così. Ti faccio un esempio. Ho parlato ultimamente con Massimiliano Marletta, credo uno dei più potenti praticanti di Tameshiwari che abbia mai visto in vita mia. È qualcosa di impressionante questo ragazzo, vive a Catania, perché ho visto fare quelle cose e dico non può essere. Gli ho dovuto scrivere, lui felicissimo. Mi fa, no, io sono stato allievo di Sean, sono una cintura nera anche secondo dan di Kyokushinkai, poi ha fatto altre pratiche sempre poi vincolate al Tameshiwari, perciò arrivare alla massima forma nelle rotture ed è impressionante. E però mi disse una cosa che mi ha colpito, mi fa, però quello che i Tameshiwari che faceva Sean sono inarrivabili. Perché? Non te lo so. Ricordiamo cos'è il Tameshiwari? No, il Tameshiwari è le rotture, perciò quando rompi le pietre, le cose. Però Sean gli lanciavi l'anguria, con la mano a lancia la sfondava in due parti, perciò in aria cade un peso di 5-6 kg e tu con le mani a lancia ci entri dentro e la rompi. Mi ricordo la prima volta che me l'hai raccontata questa cosa, perché no. ne abbiamo già parlato. Io pensavo, dicevo, ma è un anguria, cioè ci arriverai prima o poi. No, io no. Io no, perché mi alleno tutti i giorni. Hai provato con una mela? Con la mela mi sono scassato le dita. Com'è possibile? Con tutto che io mi alleno, faccio, ci provo, ma non ci arrivi, non ce la fai. Tu questo, bam, rompere le cose. Come fai? Non lo so. Pazzesco. Però lui lo fa. Potrebbe essere proprio che faccia parte di questa categoria di... Sì, fanno parte. Infatti dobbiamo fermarci un attimo. Parliamo sempre di una elite dell'elite, perché ricordiamoci che Sean Tsutomu Wakyuchi, oltre a essere allievo tra i preferiti di Sosai, diventa sensei degli Uchideshi, cioè lui formava i 10 leoni di Sosai. Cioè, se dovessimo mettere una piramide, qua c'è Sosai, lo scalino sotto c'è Sean, noi siamo al 50° piano sotto, 150° per essere onesti. Perciò qua c'è Sosai, qua c'è Sean e altri penso pochissimi Sean del suo livello. Lo stesso Sean viene chiamato l'ultimo uomo d'acciaio del Kyokushinkai dai maestri, ma non maestri mondiali. Mi ricordo sempre un piccolo aneddoto che mi raccontasti un po' di tempo fa su una piccola storiella di Sean che ti aveva raccontato su Sosai. Quale? Quella dove aveva dormito accanto a lui. Cioè che non questa aveva... storia è bellissima e mi ha E emozionato quando te l'ha raccontata Sean? No, me l'ha raccontata un'altra persona.
che però Questa racconta perché è in bellissima. poche parole, giustamente era l'accompagnatore diretto di Sosai. Sosai Ok. a quei tempi era una tra le persone più influenti al mondo. Cioè, parliamo di un signor nessuno. Quando arriva negli aeroporti trovavi le file di Lo karateka chiamavano, messi così. io che sto leggendo il a mano libro, di Dio. lo chiamavano in America per chiamavano allenare molto- persone era. molto importanti, molto influenti. Sean Connery, Sì. parliamo di Sì, persone sì, molto sì. importanti. Allora, come me l'hanno raccontata, porta giustamente nella sua camera a dormire Sosai e Sosai non gli dice di andare via. Si addormenta e la mattina c'era Shan, la chiude, non è ancora messo così che aspettava. E allora Sveglio. ha guardato, sì. Ha guardato, fa ok, puoi andare. Perché è una prova che loro sono tra dei. Che tu mi dicesti questa cosa che per lui era come una cosa, se Sosai Se non mi ha detto di uscire, vuol dire che può ha essere che bisogno. hanno bisogno. Un'altra storia che invece questa mi ha raccontato Shan, una volta loro si allenavano all'Ombudojo, quello antico, e il dojo era non al piano terra ma al primo piano. E c'è una bella altezza da giù. Sosai lo vide, logicamente lui si poteva permettere di chiamarlo per nome, io neanche a volerlo ci riesco, perciò gli fa Shan, mi raccomando, guarda giù, se vedi qualcuno che non va bene, perché a quei tempi penso c'erano dei problemi a Tokyo, parliamo del dopoguerra. Quindi tu dici degli persone che anni- magari volevano entrare nel coso per attaccare. qualcosa che non andava bene, mi fa salta e va lì a prendere. E Shan mi disse una cosa bellissima, io non ho mai pensato di non farcela, ho solo guardato giù per capire dove dovevo mettere il primo piede e come dovevo arrivare a terra senza rompermi le gambe. E allora lì basta, è finito. Ma di che cavolo stiamo Parli di un parlando? altro livello, Stiamo no? parlando di cose che neanche dici, che per come me l'avevi spiegata anche tempo fa, era come se Sosai sapeva che lui poteva farlo quello. Sì, è della meraviglia lì. Cioè, quindi non è che gli diceva ammazzati. No, Gli tu diceva lo puoi fare. tu lo puoi fare, quindi se salta perché io so che tu ce la Bravo. farai. E nella, E sua questo testa, è- e nella sua testa cominciava a ragionare non da se cado da qua mi spacco. Bravo, dice come devo arrivare giù, perciò devo trovare una soluzione perché se Sosai me l'ha chiesto significa che si può fare e se mi sta dicendo a me significa che lo posso fare. Questo è meraviglioso. È come quando ora prima dello Spanish Open Mamma che ti avevo raccontato quando chiacchieravamo, io ho avuto problemi fisici, ne ho tuttora e io non sono un trattore sempre, ma non per il karate, magari problemi per tutt'altro. Anzi, dove Ne parleremo dopo di questo. Comunque, vedo il mio sfidante molto preparato. Fortunatamente Senpai era insieme a me, chiama Shan, mi fa Senpai Luigi è un po' ha avuto problemi di qua di là, non so se combatterà bene, e Shan gli dice la parola che mi serviva, pur non parlando con me perché prima della gara non ero molto, e gli fa Senpai Luigi ha un grande cuore e vince chi ha il cuore più grande. Basta. Punto. Se mi ha detto che ho il Quella grande cosa cuore, ti ha non mi ha gasato. detto ai pugni forti, alle tibie forti, ha una tecnica bella. Ha un grande cuore. Minchia, cioè, io ce l'ho un grande cuore, cavolo. E sono venuto qua pieno di cortisone, di antinfiammatori per onorare il mio sfidante, perché veniva dalla Francia e non sarebbe stato giusto che vinceva senza che mi presentassi sul tatami. Ma le cavale prendevo e va bene così. Prossima volta riproviamo. Sono andato lì, fortunatamente poi la storia è andata a mio favore. Mamma mia. L'hai cafuddato un po'. Cafuddato. Abbiamo combattuto in maniera molto Dinamica. vecchia scuola. Però anche questo è il bello. Diciamo non abbiamo vinto i punti, ma... Anche questo è il bello, no? Però secondo me se non ci fosse stata quella parola di Shan io non avrei potuto combattere. Pazzesco. Perché realmente ero messo male. Come a volte solamente dall'interno gestisci praticamente tutto quello che puoi fare all'esterno. Sì. È tutto parte da dentro. Vero. È come il nucleo della Molti terra. il dicono nucleo che sia della la terra. testa, ma siamo sicuri che sia la testa quella che quando c'hai testa puoi fare le cose o quando c'hai qualcosa che non puoi spiegare? Io credo a qualcos'altro, io ho sempre avuto un pensiero su delle forze che ci dominano, che sono sia esterne che interne, Lo penso non anch'io. spiritualità e cose varie. Però abbiamo delle energie interne Però che non ci sono sentiamo. queste energie e sono tangibili, perché come fa una frase a cambiare totalmente il tuo assetto psicologico Se e poi ci fisico? perché a livello logico il cervello dice Bravo.
cervello dice, vedi, il cervello mi diceva, fa, amore mio, ti sei fatto l'ultima puntura di cortisone neanche 3 ore fa, non puoi camminare, non ti sei preparato perché non hai fatto niente. Sì, ok, ce la sai, ma quell'altro che sta salendo ha vinto pure lui il campionato, cioè non è che stai salendo, ma che stai facendo? Arriva quella frase Che cambia tutto. e ti dà il valore della sfida. E allora Sean ha creduto che io ce la potessi fare. Allora io ce la posso fare. Aspetta. Non a vincere. A fare- Non fare la parliamo, gara, bravo, fare- non cioè, parliamo mai di vincere, parliamo di combattere. chiaro. Ma combattere logicamente nell'onestà del combattimento, non a prenderci in giro.